Insta360 ha appena presentato la Ace Pro, ma come si comporta rispetto alla GoPro Hero 12? La Ace Pro monta un sensore da 1 su 1,3 da 48 megapixel in 4 terzi, con lente Leica in grado di registrare video in 8K a 24 fps, in 4K fino a 120 fps ed in 1080p fino a 240 fps. La Hero 12 invece monta un sensore da 1 su 1,9 da 27 megapixel in 8 settimi, in grado di registrare video in 5,3K a 60 fps, in 4K fino a 120 fps ed in 2,7K a 240 fps. Esteticamente sembrano simili a prima vista, ma effettivamente non è così. La GoPro infatti è un po' più piccola e più leggera. Entrambe hanno un display anteriore, ma quello della GoPro è più luminoso ed è a colori. Posteriormente troviamo un display touch che ci permette di gestire tutte le impostazioni delle action cam, ma la Ace Pro ha un enorme vantaggio, infatti possiamo ribaltare il display e per filmarci sarà molto più comoda della Hero 12. Inoltre questo display ha delle cerniere molto resistenti e quindi ci permette di usarlo come supporto. Infatti possiamo ad esempio agganciarla così, o meglio ancora la possiamo agganciare ai vestiti e quindi potremo ottenere un video in prima persona senza dover usare altri accessori. Naturalmente lo possiamo usare anche per filmare da diverse angolazioni. La Ace Pro è dotata di un sistema di sgancio rapido che ci permette poi di sfruttare i classici agganci da action cam. La Hero 12 invece ha i classici agganci integrati insieme alla filettatura per il cavalletto. All'atto pratico però potremo sganciare e riagganciare la Ace Pro molto velocemente, mentre la Hero 12 va svitata ogni volta. Entrambe sono molto resistenti e sono anche impermeabili fino a 10 metri di profondità. Nonostante in questo periodo l'acqua non sia caldissima, ne ho approfittato per fare qualche test sott'acqua ed entrambe si sono comportate benissimo. Sia sulla GoPro che sulla Insta360 le micro SD sono supportate fino a 1 terabyte e troviamo anche una batteria removibile. Per quanto riguarda la durata, le ho impostate entrambe con il bitrate standard in 4K a 30 fps ed ho potuto registrare per 1 ora e 27 minuti con la Ace Pro e per 1 ora e 33 minuti con la Hero 12. Inoltre dovete tenere in mente che in base alla temperatura ambientale ed in base alle impostazioni i risultati possono variare. In ogni caso la Ace Pro supporta la ricarica rapida, cosa che non si può dire della Hero 12. Adesso è arrivato il momento di passare all'uso pratico. Vorrei partire quindi dai profili colore standard. La Ace Pro è dotata di un sistema Active HDR disponibile fino al 4K a 30 fps, mentre sulla Hero 12 dobbiamo attivare manualmente il profilo HDR che tra l'altro ha qualche limitazione. Vi posso dire che fra il profilo standard della Hero 12 e quello HDR in molte situazioni è meglio l'HDR perché ha una gamma dinamica migliore, ma come potete vedere da queste riprese la resa della Ace Pro è migliore, infatti mantiene i colori più simili alla realtà. Infatti la GoPro tende a sovraesporre l'immagine e a falsare i colori. Inoltre la pelle in alcune situazioni di luce viene proprio rovinata dalla Hero 12 ed infatti per quanto mi riguarda ho sempre reputato inutilizzabile il profilo colore standard o questo nuovo HDR della GoPro. Insta360 invece in questo caso ha fatto un eccellente lavoro e per la prima volta mi sento anche di consigliare un action cam con il suo profilo colore standard. Se siete degli amanti della correzione colore, allora vi devo dire che la Hero 12 parte avvantaggiata. Infatti anche se entrambe hanno il profilo colore piatto, sulla Hero 12 è possibile registrare in 10 bit. In questo modo avremo più flessibilità in fase di post produzione, però vi ricordo che i filmati in 10 bit sono molto difficili da editare da un punto di vista delle prestazioni. Infatti in accoppiata al codec HEVC della Hero 12 significa che avrete la necessità di un computer molto potente o comunque di uno smartphone di ultima generazione. Sulla Ace Pro invece è possibile selezionare il codec, quindi se avete difficoltà nella gestione dei video HEVC potrete selezionare il codec H264 appunto standard 8 bit e non avrete alcuna difficoltà. Inoltre sulla GoPro Hero 12 è presente il profilo GP Log che al lancio era inutilizzabile. Adesso GoPro l'ha ottimizzato, però nonostante io sia un fan dei profili log vi devo dire che non mi ha convinto molto. Passando agli slow motion, in 4K a 120 fps entrambe hanno una buona qualità, ma mi è sembrato che la Ace Pro riesca a mantenere qualche dettaglio in più. Invece a 240 fps sulla Ace Pro scendiamo in 1080p e sulla GoPro in 2,7K, che infatti sembra avere qualche vantaggio. Per quanto riguarda i campi visivi, la Hero 12 ha una visuale più ampia, infatti possiamo selezionare Hyperview, che è gigantesco ma ha una distorsione esagerata ai bordi. Naturalmente questo FOV fa comodo per le riprese in prima persona, mentre per le riprese standard la visuale di entrambe è molto più che
è sufficiente. Ma se vi piace avere una visuale più stretta, con la Hero 12 dovrete abbassare il livello di stabilizzazione per poter fare uno zoom digitale di 1,4x, che in genere sconsiglio perché i risultati sono deludenti ed il tutto è macchinoso. Sull'Ace Pro, grazie al sensore da 48 megapixel, è possibile fare con un click uno zoom di 2x che manterrà una qualità altissima ed anche la stabilizzazione funziona molto bene. Per me era impensabile fare uno zoom digitale con un action cam, ma devo dire che la qualità è ottima e si rivela utilissimo per fare qualche inquadratura più stretta all'interno di un video. Quindi possiamo catturare delle scene differenti mantenendo una qualità molto alta, e se penso a delle riprese da fare in viaggio, sicuramente l'Ace Pro è molto più versatile grazie a questo zoom. Entrambe hanno un ottimo sistema di stabilizzazione e quindi potremo correre e fare tutte le riprese che vogliamo senza alcuna difficoltà. Inoltre, se selezioniamo il campo visivo più stretto, potremo ruotarle ed avere l'orizzonte sempre dritto. Sull'Ace Pro però, arrivati ad un certo punto, non riusciremo a mantenere questa stabilizzazione, mentre sulla Hero 12 è possibile fare una rotazione di 360 gradi e mantenere l'orizzonte dritto, ma sull'Ace Pro possiamo ottenere lo stesso risultato se abilitiamo la modalità free frame e poi stabilizziamo il video con l'applicazione. E parlando proprio delle app, se mi seguite lo saprete, odio GoPro Quick, non la trovo molto intuitiva e per avere tutte le funzioni sbloccate bisogna fare l'abbonamento a GoPro. A mio avviso infatti è un forte limite delle GoPro e mi sono ritrovato ad usarla principalmente per gli aggiornamenti firmware e per fare i tutorial per voi. L'app di Insta360 invece è totalmente differente, intanto è gratuita ed è piacevole da usare, possiamo gestire tutto e soprattutto troviamo dei template di base per i nostri editing, e nel caso dell'Ace Pro è stato aggiunto l'AI Warp. Ad esempio, questo è un video normale, adesso applico questo effetto. Su entrambe possiamo modificare i video, ma sull'app di Insta360 questa procedura è più veloce ed intuitiva. Per quanto riguarda l'anteprima live sullo smartphone, entrambe la supportano anche in fase di registrazione. Parlando sempre di funzioni smart, l'Ace Pro marca automaticamente i momenti salienti delle nostre riprese e direttamente sulla videocamera ci permette di gestire le clip e quindi possiamo ritagliarle senza dover passare dall'app. Possiamo poi anche mettere in pausa un video e riprendere in un altro momento, oppure da una clip già registrata precedentemente possiamo riprendere la registrazione da quel momento. Ciò significa che se non vi piace fare montaggi, in questo modo avrete la possibilità di vedere un unico video senza la necessità di dover unire più clip tramite lo smartphone o il PC. Parlando delle foto, invece, entrambe scattano benissimo e come già avrete potuto notare nei video, anche qui hanno una gestione del colore diversa. Per quanto riguarda la definizione, se facciamo degli zoom esagerati vediamo come il sensore da 48 megapixel dell'Ace Pro ci regala effettivamente più dettagli. Su entrambe possiamo collegare le cuffie Bluetooth e troviamo anche il controllo vocale, solo che la GoPro supporta i comandi in italiano mentre l'Ace Pro in inglese, ma sull'Ace Pro potrete usare i gesti e quindi possiamo avviare un video in questo modo e interromperlo così, oppure facendo quest'altro gesto potremo scattare una foto. Per quanto riguarda invece il GPS, entrambe ne sono sprovviste, ma per l'Ace Pro è presente un accessorio, ovvero il GPS Preview Remote, che ci permette, oltre ad avere un display remoto, anche di avere i dati GPS, e possiamo ottenere lo stesso risultato anche se colleghiamo all'app un Garmin o un Apple Watch. Quasi dimenticavo, sulla Hero 12 è presente la possibilità di registrare direttamente i video in verticale in camera senza la necessità di dover selezionare l'intero sensore e poi dover fare la post produzione. Passando ora a low light, entrambe hanno un sistema di riduzione del rumore. Sulla GoPro basta selezionare il 4K ed automaticamente avremo una gestione del rumore migliore rispetto al 5,3K, mentre sull'Ace Pro è presente la modalità Pure Video, che grazie a un chip IA ed al sensore da 1 su 1,3 permette di avere prestazioni incredibili. La stabilizzazione funziona bene e le immagini sono molto più luminose. Qui possiamo anche notare che le luci non vengono bruciate come succede sulla GoPro. Insomma, sappiamo bene che la Hero 12 è inutilizzabile in queste condizioni di luce, mentre l'Ace Pro è nettamente superiore. Quindi, facendo un riassunto, quale dovreste scegliere? A mio avviso entrambe sono ottime. Insta360 infatti mi ha colpito in positivo con questo nuovo prodotto che grazie al nuovo sensore e la lente Leica ha raggiunto dei risultati incredibili. Invece GoPro con il lancio della Hero 12 mi ha deluso molto perché non ha fatto altro che un aggiornamento firmware della precedente Hero 11, ma nonostante ciò rimane un action cam fantastica. In ogni caso voglio sottolineare il fatto che tutti questi test li ho condotti con i firmware beta della Ace Pro, quindi potrebbero esserci delle differenze con i prossimi aggiornamenti. Per quanto riguarda la qualità video
video sono veramente simili. Con l'8K avremo un dettaglio maggiore sulla Ace Pro, mentre se la usiamo normalmente in 4K sarà un po' meno definita della GoPro in 5,3K. Ma se vogliamo fare uno zoom digitale per avere un'inquadratura un po' più stretta, la Ace Pro è da preferire. La GoPro invece ha un vantaggio perché ama fare una color correction più avanzata, grazie ai 10 bit, ma se invece fate poca correzione del colore o addirittura non ne fate, a mio avviso il profilo standard della Ace Pro è molto meglio rispetto a quello della GoPro, sia con che senza HDR. La nitidezza invece impostata su bassa sulla Hero 12 è veramente bassa, mentre sulla Ace Pro rimane più marcata. Per quanto riguarda poi la semplicità di utilizzo, trovo che l'Ace Pro, grazie al display ribaltabile e all'app Insta360, sia molto più comoda per l'utilizzo quotidiano o magari in un viaggio. Per il low light invece sappiamo bene che le GoPro rendono malissimo, ed infatti l'Ace Pro è riuscita ad ottenere dei risultati superiori. Ed oltre al fatto che restituisce un'immagine luminosa, mi ha fatto piacere vedere che la stabilizzazione funziona bene anche con pochissima luce. Infine la Hero 12 ha un campo visivo più ampio, e questa è una cosa importante da tenere a mente se dovete fare molte riprese in prima persona. Tra l'altro, se aggiungete la Max Lens 2.0, che è un accessorio esterno, avrete un campo visivo ancora più ampio. Quindi, dopo aver visto tutti questi esempi, credo che vi sarete fatti un'idea di come rendono queste action cam. A mio parere comunque la Hero 12 di giorno ha una qualità video altissima, ed ha senso se vi servono i video in 10 bit e se fate principalmente riprese action in prima persona e vi serve appunto un campo visivo più ampio. La Ace Pro invece mantiene sempre una qualità video molto alta, ma è più comoda e versatile sia per il design che per le funzioni smart. Parlando dei prezzi, l'Ace Pro di listino costa 479 euro, mentre la Hero 12 449 euro. E voi che cosa ne pensate? Preferite l'Ace Pro o la Hero 12? Nel frattempo vi dico che continuerò a testare l'Ace Pro e vi porterò più esempi anche dei video in 8K, e quindi a breve qui troverete le recensioni dedicate ad entrambe le action cam. E come sempre in descrizione troverete tanti link utili.